L'Egitto. Quando senti questo nome, cosa ti viene in mente? Piramidi millenarie, faraoni ricoperti d'oro, sabbia infinita sotto il sole cocente. Forse sì, ma l'Egitto ha qualcosa in più, qualcosa che pochi vedono, qualcosa che si nasconde oltre le piramidi, ed è questo Egitto che conoscerai adesso. Qualcosa che non è nei libri, qualcosa che non è stato rivelato nelle foto, né mostrato nelle cartoline, un Egitto che pulsa sotto la superficie, che brilla nelle acque cristalline e respira tra le dune più silenziose. Oggi non guarderai soltanto un documentario, partirai per un viaggio immersivo attraverso terre sacre, plasmate non solo dal tempo, ma dal tocco stesso del Creatore. Perché qui ogni pietra ha un mistero, ogni vento un sussurro di eternità. Dai riff nascosti del Mar Rosso, alle sculture naturali forgiate dal deserto bianco, dai villaggi ancestrali del Nilo alla maestà dimenticata di Luxor, vedrai ciò che quasi nessuno ha visto e scoprirai ciò che molti nemmeno immaginano esista. Preparati ad attraversare templi sacri, navigare per fiumi sussurranti, camminare tra oasi segrete. E quando penserai di aver visto tutto, una nuova meraviglia apparirà davanti ai tuoi occhi. Questo è l'Egitto che va oltre le piramidi. Un paese che custodisce segreti nascosti sotto il cielo più antico del mondo. Stai per scoprire le 10 destinazioni più incredibili, poco esplorate, che rivelano la vera anima di questa terra divina. Prima di proseguire il viaggio, controlla se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Questo ti garantisce di continuare a ricevere documentari epici come questo, con immagini in 4K e storie che meritano di essere raccontate. Ora respira profondamente, perché la nostra prima tappa sarà una delle più sorprendenti. Un paradiso di sabbia dorata, acque traslucide e isole che sembrano galleggiare nel tempo. Un luogo dove il mare rivela segreti nascosti e il silenzio ha il colore blu. Ma cosa rende questo luogo così speciale? Cosa attira viaggiatori da tutto il mondo sulle sue sponde? È ciò che stai per scoprire. Hurghada, la porta sul Mar Rosso. A sud del deserto e a nord dell'immensità blu riposa una città che sembra un miracolo cucito sulla riva del mare. Hurghada non è stata disegnata dal caso. È stata scolpita dal Creatore con pennellate di corallo, sabbia dorata e acque che brillano come vetro liquido. Per decenni questo rifugio dormì inosservato. Oggi si risveglia come una delle mete più ambite dell'Egitto moderno, ma non si tratta solo di turismo. Si tratta di connessione,
con la natura, con l'essenza del mare e con la bellezza che trascende lo sguardo. Le spiagge si estendono come veli dorati, ricamate con palme, cocchi e il silenzio di chi contempla. Qui il tempo rallenta, il cuore rallenta, ed è come se l'anima respirasse profondamente per la prima volta dopo tanto tempo. Ma è nelle acque che Hurghada rivela il suo segreto più grande. Un mondo sommerso, silenzioso, colorato, uno spettacolo marino di coralli vivi, ballerini oceanici e un universo che pulsa sotto la superficie. Le isole Giftun sembrano galleggiare all'orizzonte, piccoli paradisi disabitati, con spiagge bianche come talco e acque traslucide come cristallo fuso. È impossibile camminare lì senza sentire qualcosa, come se ci si trovasse in un luogo che non appartiene a questo mondo. L'isola Mahmia è un invito alla contemplazione. Le barche arrivano silenziose, i visitatori camminano scalzi sulla sabbia, in cerca di pace, bellezza e silenzio. Il mare qui ha il sapore della libertà e il cielo ha il profumo dell'eternità. La marina di Hurghada è dove la sofisticazione incontra lo spirito egiziano. Yacht moderni attraccano fianco a fianco con imbarcazioni tradizionali. Negozi, caffè e la vita notturna risuonano di risate in lingue di tutto il mondo. Ma basta svoltare un angolo per sentire solo il suono del vento. E pochi lo sanno, ma la costa di Hurghada è custode di una delle più grandi fasce di reef del pianeta. Sono chilometri di vita marina, con oltre 200 specie di coralli e creature rare, come il pesce leone e il maestoso squalo martello. Immergersi qui è come fluttuare in un altro pianeta. I suoni svaniscono, la luce danza tra le bolle e il tempo sembra piegarsi alla bellezza dell'ignoto. E anche per chi non si immerge, Hurghada offre lo spettacolo del tramonto sulle acque calme, con riflessi dorati che si dissolvono lentamente nel mare. È un dipinto vivente, firmato da mani celestiali. Ma Hurghada non è solo bellezza, è esperienza, è colonna sonora, è profumo di brezza marina con il gusto di albicocca e menta. È quel tipo di luogo che l'anima riconosce ancor prima che il corpo arrivi. Forse è per questo che tanti ritornano, o forse perché in realtà non se ne vanno mai davvero. Hurghada lascia segni invisibili in chi osserva, in chi sente, in chi si permette di immergersi con gli occhi e con il cuore. Ed è solo l'inizio, perché ora scopriremo una città sulle rive del Mar Rosso dove il lusso incontra la natura e la fede danza con la vita notturna sotto il cielo del deserto. Sharm el-Sheikh, il paradiso sulle rive del Mar Rosso. Immagina un luogo dove il deserto tocca il mare e la sabbia si curva come a chiedere permesso all'acqua. Questo luogo esiste e ha un nome: Sharm el-Sheikh, il santuario dove il lusso riposa su fondamenta millenarie.
Per secoli questa regione fu passaggio di pellegrini. Ora è rifugio di viaggiatori, ma l'energia, quella rimane la stessa, intensa, silenziosa, misteriosamente viva. Il Mar Rosso bacia le sue spiagge con reverenza. La baia di Naama è il cuore che pulsa con leggerezza. Le barche danzano al vento, le palme applaudono il tramonto e la sabbia brilla come oro polverizzato. E quando il sole si nasconde, Sharm si risveglia, la piazza Soho si riempie di suoni, aromi e sorrisi, fontane illuminate sembrano orchestrare un balletto liquido e il tempo semplicemente osserva. Ma oltre le luci e la sofisticazione, esiste un santuario naturale intatto, il Parco Nazionale Ras Mohammed, una riserva che custodisce i segreti del deserto e il miracolo della vita marina. Qui formazioni rocciose sfidano la gravità. Sentieri di sale e calcare conducono a belvederi dove il vento racconta storie. E nelle profondità riff multicolori custodiscono creature che sembrano uscite dai sogni. Le tartarughe scivolano con maestosità, le mante volano sotto la luce diffusa, pesci leone, murene, barracuda. La biodiversità è così ricca che sembra una galleria vivente del creatore. E ogni immersione un incontro con l'ignoto. Ma non serve immergersi per sentire, basta camminare lungo le rive, ascoltare il suono del vento tra le rocce, sentire l'odore del sale nei capelli e comprendere che qualcosa qui è sacro. La gente cammina lentamente. I venditori offrono tè all'ibisco con gentilezza. I bambini corrono tra rovine e palme e le moschee sussurrano preghiere mentre il giorno si congeda. È il Sinai vivo, presente. Il contrasto è profondo. Da un lato lo splendore moderno, dall'altro la polvere del tempo. Sharm el-Sheikh è un luogo dove il passato e il presente non competono, si completano in silenzio. Di notte il cielo si trasforma. Le stelle trafiggono l'oscurità con chiarezza quasi divina. Alcune di esse, forse, sono le stesse che un tempo guidarono i profeti lungo questi sentieri. Questo pensiero fa venire i brividi. È per questo che Sharm attrae non solo turisti, ma cercatori. Gente che cerca bellezza, gente che cerca senso e a volte trova entrambi in un unico respiro. Nei resort i sapori d'Oriente si mescolano con la sofisticazione occidentale. Piatti speziati con storia, dolci immersi nella tradizione, cene sul mare con musica in sottofondo e la certezza di vivere un capitolo indimenticabile. E la cosa più impressionante, tutto questo respira sulle rive di uno dei mari più enigmatici della Terra.
Un mare che custodisce non solo vita marina, ma uno degli eventi più straordinari della storia biblica. Siamo davanti allo stesso Mar Rosso, dove, secondo la Bibbia, le acque si aprirono, dove Mosè guidò un popolo intero verso la libertà, dove il miracolo vinse la logica e la fede sfidò l'impossibile. Ti sei mai fermato a pensare all'energia che ancora pulsa in queste acque? Alla forza invisibile che muove maree e anime? Forse non è solo il sale che brucia la pelle, ma la memoria del sacro che abita in questo mare. Ora è il momento di andare più a fondo, molto più a fondo, perché ci immergeremo non solo nell'oceano, ma nella storia, nella fede, nella scienza e nella più grande traversata che questo mare abbia mai testimoniato. Le profondità del Mar Rosso, vita marina e la traversata biblica. Ci sono mari che si limitano al paesaggio, ma il Mar Rosso va oltre, è una linea tra mondi, tra il naturale e il sacro, tra il visibile e l'eterno. Sotto le sue acque calme si nasconde uno degli ecosistemi più spettacolari del pianeta. Più di 1000 specie di invertebrati, 200 forme diverse di coralli, 30 tipi di squali e un segreto custodito nelle profondità. Immergersi qui è uscire dalla terra. È fluttuare in giardini viventi dove ogni creatura sembra danzare al suono di una musica silenziosa. È testimoniare l'architettura della vita, perfetta, incomprensibile, divina. Il pesce leone pattuglia i suoi domini con eleganza velenosa. Le tartarughe scivolano come se volassero. I coralli respirano in colori che la superficie non ha mai visto. Ad ogni metro la natura si reinventa e sorprende. Ma il Mar Rosso non è solo biologia, è anche memoria, perché fu qui, secondo la tradizione biblica, che le acque si divisero davanti a un popolo in fuga e Dio scrisse un miracolo sulla superficie dell'impossibile. Immagina la scena. Un popolo braccato, l'esercito a portata di grido e poi il mare si apre in due, rivelando un cammino dove prima c'era solo abisso. Fede trasformata in strada. Quella traversata è più di un passaggio fisico, è simbolo di liberazione, di coraggio e di fiducia assoluta in ciò che gli occhi non vedevano, perché a volte bisogna camminare senza capire. Gli scienziati cercano di spiegare l'evento, i geologi cercano fratture, gli archeologi scavano speranze, ma ci sono storie che non sono fatte per stare in formule, sono fatte per far rabbrividire l'anima. Le acque che oggi ospitano vita furono un tempo teatro di salvezza e quando fluttui su di esse è impossibile non chiedersi: esiste ancora una fede capace di muovere oceani? È per questo che il Mar Rosso tocca così tanti. Parla a tutti i sensi, alla vista, al suono ovattato delle profondità.
e al sentimento inspiegabile che sale lungo la spina dorsale quando contempli il mistero. La scienza ci mostra i dati, la fede, i significati, e il sub che visita queste acque porta con sé molto più che immagini, porta domande e echi. Perché a volte il silenzio del fondo del mare dice più di qualsiasi scrittura. È come se lo stesso creatore sussurrasse ancora qui, in ogni bolla, in ogni onda, in ogni assenza di suono. E quando il sole attraversa l'acqua, un raggio dorato tocca il fondo sabbioso come una benedizione. Un promemoria che c'è luce, anche dove gli occhi non arrivano, anche dove sembra non esserci più terra. Il Mar Rosso è allo stesso tempo abisso e rifugio, testimone di una traversata fisica, ma anche simbolica, un invito a uscire dalla schiavitù del dubbio e camminare verso la fiducia nell'invisibile. Ma il nostro viaggio non finisce qui, perché c'è un luogo dove il mare lascia spazio al deserto, dove le acque cessano e il silenzio regna assoluto. E anche senza vita apparente c'è bellezza allo stato puro. Ora andremo in un luogo dove non ci sono profondità, ma c'è altezza. Non c'è movimento, ma c'è forma. Un luogo dove le pietre sembrano congelare il vento e raccontare storie con la loro stessa anatomia. Lascia l'azzurro alle spalle. Respira profondamente. Il prossimo paesaggio non è liquido, è solido, bianco, surreale ed è stato modellato dal tempo e dalla mano invisibile della creazione. Siamo sul punto di camminare tra sculture naturali che non sono state fatte da artisti. Sono state scolpite da vento, sabbia e pazienza geologica. È l'Egitto che rivela il suo lato più silenzioso e impressionante. Nel prossimo capitolo conoscerai il deserto bianco, un luogo così inospitale, così surreale, che sembra non appartenere a questo mondo, ma che rivela che anche nel vuoto c'è uno scopo. Deserto bianco, sculture della natura. Silenzio, non il silenzio comune, ma quello che pesa nell'aria, che invade le orecchie e calma i pensieri. È così che siamo accolti nel deserto bianco, un luogo dove il paesaggio non sussurra, lui inquieta. Il suolo, interamente bianco, sembra coperto da un manto di neve solida, ma qui non c'è freddo, solo il calore tagliente, il vento secco e il tempo che sembra fermo o dimenticato. Le formazioni rocciose non assomigliano a nulla che tu abbia mai visto. Funghi di pietra, torri erose, figure che ricordano animali, guardiani o monumenti di un popolo che non è mai esistito, ma che forse ha lasciato un messaggio.
Queste sculture non sono state modellate da mani umane. Sono state scolpite da millenni di vento e sabbia. Ogni curva, ogni crepa è la firma del creatore su un quadro che nessun altro avrebbe potuto dipingere. Geologicamente il deserto bianco è fatto di gesso e calcare. Rocce fragili all'erosione, ma abbastanza forti da sfidare il tempo. Una galleria a cielo aperto con opere che cambiano colore con il sole e forma con il vento. È come camminare su un pianeta sconosciuto. Ad ogni passo una scultura, ad ogni duna una sorpresa. La luce del tramonto trasforma il bianco in oro e poi in un azzurro gelido che ricopre tutto come un velo. Pochi luoghi al mondo trasmettono tanta pace e stranezza allo stesso tempo. Ti senti piccolo, ma allo stesso tempo parte di qualcosa di molto più grande, come se fossi dentro la mente di Dio o ai margini della creazione. Chi si avventura qui di solito campeggia sotto le stelle. E il cielo del deserto bianco non delude, è un manto nero cosparso di diamanti silenziosi. La Via Lattea taglia l'orizzonte come una cicatrice luminosa. Attorno al fuoco il silenzio diventa preghiera. Le fiamme danzano, gli occhi si perdono e il tempo semplicemente scompare. È come se l'anima trovasse il luogo esatto per riposare. Qui non c'è internet, non c'è segnale, non c'è fretta, solo il vento, le stelle e la sabbia che canta quando il mondo si addormenta. È un ritorno all'essenziale, un abbraccio del nulla che riempie tutto. E anche nella vastità la vita resiste. Gazzelle del deserto, volpi e piccoli roditori adattati all'inospitale. Ognuno un miracolo ambulante, una prova che dove c'è silenzio c'è sopravvivenza. Per i beduini che abitano la regione, questo non è un deserto, è casa, è eredità. È territorio sacro, protetto da leggende e rispettato da generazioni. E chi osa ascoltare sente storie sussurrate dalla sabbia. C'è chi dice che il deserto bianco guarisce, non con medicine ma con il tempo, con lo spazio, con il silenzio, perché qui anche il vuoto ha uno scopo e l'invisibile forma. Non è un luogo per tutti, è una meta per chi desidera ascoltare ciò che la fretta non permette, per chi cerca non risposte, ma presenza, un luogo dove anche il dubbio riposa e l'anima osserva. Ed è proprio per questo che ora lasciamo il deserto alle spalle e proseguiamo verso un luogo dove la sabbia incontra l'acqua, dove le tradizioni danzano con i colori e le rive di un fiume nascondono segreti millenari. La nostra prossima tappa è un gioiello del sud, un angolo d'Egitto dove il tempo scorre più lentamente, le barche scivolano in silenzio e le isole galleggiano come memorie. È tempo di navigare verso Aswan, la Ghema del Sud.
A sud dell'Egitto, dove il tempo cammina lentamente e il Nilo cambia colore con il sole, esiste una città che sembra essere stata modellata dalla stessa tranquillità. Aswan, un rifugio dove l'anima respira e il silenzio ha suono di fiume. Qui non c'è fretta. Ci sono vele che scivolano sulle acque, isole che galleggiano in pace e bambini che corrono tra palme con lo sguardo pieno di curiosità e la pelle dorata dal vento del deserto. La luce ad Aswan è diversa, più morbida, più dorata, come se il cielo stesso si piegasse per toccare il fiume e il Nilo, in segno di gratitudine, accarezzasse le rive con dolcezza millenaria. Nelle sue acque navigano le tradizionali feluche, imbarcazioni che sembrano scivolare su uno specchio liquido. In lontananza si odono canti. Da vicino sorrisi. È un Egitto che non si mostra, si rivela. L'isola elefantina riposa come una poesia nel mezzo del fiume. Su di essa, villaggi nubiani dipinti di blu e rosa accolgono chi arriva con tè all'ibisco. Storie raccontate con luce negli occhi e un senso di ospitalità che solo l'Egitto conosce. Poco più in là si trova il giardino botanico di Aswan, un paradiso verde, in contrasto con il dorato del deserto, palme altissime, sentieri ombreggiati, uccelli che cantano come se narrassero la storia della vegetazione, un respiro fresco in mezzo al caldo. E nel cuore di questa regione sacra sorge uno dei templi più impressionanti d'Egitto, il Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside. Questo luogo custodisce più che colonne e geroglifici, custodisce devozione. Costruito su un'isola, il tempio sembra galleggiare sulle acque, circondato da leggende, sostenuto dalla fede e preservato con rispetto per millenni. Un santuario dove il tempo si inginocchia in reverenza. Passeggiare tra i suoi corridoi è come camminare tra due mondi, uno dove il divino abita le pietre e un altro dove lo sguardo del visitatore trova non risposte, ma riverenza. Aswan non ha bisogno di monumenti imponenti per impressionare. Il suo più grande monumento è la serenità, è il ritmo di una città che sembra pregare in silenzio, mentre accoglie lo straniero con dolcezza e insegna che l'essenziale non grida. Al tramonto i colori cambiano. L'oro diventa rame, il cielo diventa tela e il fiume si trasforma in specchio dell'eternità. È uno spettacolo quotidiano che nessuno dimentica mai. Ed è al calar della notte che si comprende. Aswan non è solo una città, è uno stato d'animo, un rifugio dove il tempo rallenta e l'anima finalmente respira profondamente. Per questo, proseguendo il viaggio, non sorprenderti se sentirai nostalgia di ciò che stai ancora vivendo, perché Aswan ha questo potere, quello di toccare lentamente e segnare per sempre. E se finora abbiamo navigato in acque tranquille, preparati,
perché ora risaliremo il corso del più grande fiume d'Africa. Un fiume che non solo attraversa il deserto, ma che ha modellato civiltà, che sostiene, connette e ancora pulsa. Seguiamo il suo cammino, sentiamo la sua forza e scopriamo perché il Nilo non è solo un fiume, ma il filo invisibile che cuce la storia dell'Egitto. Nel prossimo capitolo, preparati a navigare accanto a barcaioli ancestrali, osservare coltivazioni verdi in pieno deserto e capire perché, fin dai tempi più antichi, il Nilo è sempre stato vita. Il fiume Nilo, la vena pulsante dell'Egitto. Ci sono fiumi che attraversano continenti. Il Nilo cuce civiltà. Con più di 6.000 chilometri nasce nell'Africa centrale e percorre deserti, oasi e città, fino a sfociare in saggezza. Qui in Egitto il Nilo non è solo un fiume, è nutrimento, è credo, è rifugio, è la vena attraverso cui scorre l'anima del paese, nutrendo dai tempi dei faraoni tutto ciò che vive intorno a lui. Sulle sue rive germogliano coltivazioni, palme, villaggi colorati e risate di bambini scalzi. Le donne lavano i panni, gli uomini pescano con reti ancestrali e la vita segue un ritmo che solo il fiume comprende. Navigare sul Nilo è come tornare indietro nel tempo. Le feluche, con le loro vele bianche, tagliano le acque calme come fantasmi silenziosi. Ogni curva del fiume rivela una nuova scena, una nuova storia, una nuova memoria. Anche nei giorni più caldi, il vento del Nilo soffia con misericordia, come se sapesse ciò che porta, come se comprendesse il suo ruolo di sostenere la vita e proteggere i sogni. Fu sulle sue rive che nacquero templi, imperi e rivoluzioni. Il Nilo vide la gloria e la caduta, vide dei scolpiti e re incoronati e ancora oggi segue il suo corso con dignità. Al tramonto il fiume diventa specchio, le nuvole si adagiano sulle sue acque e il cielo sembra toccare la terra. È in quell'istante che tutto tace e il mondo respira con lui. Chi osserva il Nilo abbastanza a lungo comincia a comprendere segreti che non sono detti, sono sentiti nei riflessi, nel ritmo, nel silenzio che dice più delle parole. Sulle sue rive vediamo un Egitto che non è nelle guide turistiche. Un Egitto che coltiva, raccoglie, canta e crede. Che vive non per fretta, ma per scopo, dove ogni gesto ha peso e ogni sguardo memoria. I villaggi lungo le rive sono fatti di fango, colore e fede. Le finestre hanno tende che danzano con il vento e gli anziani, con occhi di saggezza, raccontano storie che scorrono parallele al fiume. A volte
si vede un bambino solo sulla riva dell'acqua. Non gioca, contempla, come se sapesse intuitivamente che lì scorre più che acqua. Scorre l'essenza del suo popolo. E allora in lontananza appaiono colonne. Colossi di pietra si ergono come sentinelle e comprendiamo che il fiume ci sta portando in un luogo dove la storia non è scritta nei libri ma scolpita nella terra. Stiamo arrivando a Luxor, la culla di una civiltà che parlava con gli dei, che costruì templi in linea con le stelle e che anche dopo millenni ancora ci osserva dagli occhi delle Sfingi. Ma prima di posare i piedi su queste rovine sacre, guarda indietro, guarda il fiume. Ti ha portato fin qui e tutto ciò che sarà rivelato d'ora in avanti è possibile solo perché Lui esiste. Nel prossimo capitolo cammina per viali custoditi da Sfingi, esplora templi dove gli dei ancora riecheggiano e scopri perché Luxor non è solo una meta, è un santuario di pietra, eretto all'eternità. Luxor, il museo a cielo aperto. Poche città al mondo portano con sé tanto passato e così vivo. Luxor non è solo un punto sulla mappa, è una capsula del tempo, un altare aperto, dove la storia sussurra tra pietre e colossi. E qui i templi non sono rovine, sono testimoni di un popolo che si vedeva come estensione degli dei, che scolpiva l'eternità in ogni pilastro, in ogni geroglifico, in ogni ombra. Il tempio di Luxor si erge come una poesia scritta nella pietra, colonne che toccano il cielo, statue che sembrano osservare, tutto con una simmetria che sfiora il sacro, tutto in onore dell'invisibile. Il tramonto a Luxor è un'esperienza spirituale. La luce bagna i blocchi millenari e trasforma le pareti in oro. È come se gli stessi dei tornassero ad abitare le loro dimore, per pochi minuti. Ma ciò che davvero collega Luxor al divino è il viale delle Sfingi, un cammino sacro lungo quasi 3 chilometri, custodito da centinaia di statue che sembrano vigilare sul tempo. Passare di lì e attraversare dimensioni. Alla fine di questo viale si trova il Tempio di Karnak, il più grande complesso religioso del mondo antico. Una foresta di colonne gigantesche, con iscrizioni che hanno attraversato millenni intatte. Lì ogni sala racconta una storia. Ogni obelisco punta verso i cieli, come a voler ricordare agli uomini da dove venivano e dove stanno andando. Karnak non è stato costruito, è stato rivelato. Luxor è un ponte, tra il fisico e lo spirituale, tra la polvere e il sacro. È impossibile camminare per i suoi sentieri senza sentire che c'è qualcosa di più.
qualcosa che trascende lo sguardo. Gli archeologi scavano il passato, i turisti fotografano, ma solo chi cammina in silenzio comprende. Luxor non è solo vista, è sentita. E forse è questo che la rende così speciale. Non chiede ammirazione, esige rispetto, perché lì ogni granello di sabbia ha storia, ogni ombra una traccia di eternità. Nelle notti di luna piena il tempio sembra respirare. Le colonne proiettano lunghe sagome e il silenzio diventa così profondo che sembra portare preghiere ancestrali ancora riecheggianti nell'aria. Ma Luxor è anche viva. Fuori dai templi la città pulsa. Mercati, colori, spezie, barche sul Nilo e sorrisi con profumo di gelsomino. Un Egitto che mescola l'eterno con l'adesso. E camminando per i suoi vicoli capisci che questa città non è fatta solo di pietra. È fatta di fede, di ricordo, di resistenza. Di tutto ciò che non si cancella col tempo. Se le piramidi simboleggiano potere, Luxor simboleggia presenza. Presenza di chi è venuto prima, di chi ancora vive e forse di qualcosa di più grande, invisibile ma eterno. E ora lasciamo il sacro scolpito nelle pietre per incontrare l'antico che pulsa nel presente. Andiamo incontro a una città vibrante dove le tradizioni danzano accanto al caos e il passato cammina per le strade. La nostra prossima tappa è il cuore urbano dell'Egitto. Un luogo dove i minareti toccano i cieli e i bazar tessono storie con spezie, tessuti e voci. Preparati a scoprire l'Egitto moderno. Preparati al Cairo. Il Cairo, l'incontro tra l'antico e il moderno. Il Cairo, il caos più affascinante del Medio Oriente, una città che respira milioni di voci, clacson, preghiere e storie intrecciate, una metropoli dove il passato non se n'è andato, vive tra i vicoli e i cieli. Con più di 20 milioni di abitanti, il Cairo pulsa come un cuore che non dorme mai. Ma non ti ingannare, dietro al traffico e ai clacson c'è una sinfonia ancestrale, una danza tra l'eterno e l'adesso. Le moschee si ergono come guardiane della fede, i minareti puntano verso il cielo come dita che pregano. La moschea di Muhammad Ali domina l'orizzonte della città, con le sue cupole argentate e la sua presenza maestosa. Ma il Cairo parla anche al mondo moderno. Edifici di vetro, viali larghi, caffetterie di catena e schermi a LED. Eppure l'anima della città abita nei mercati, nei vicoli.
nei dettagli. Nel cuore del Cairo si trova il Museo Egizio, un tempio secolare del sapere. Con più di 120.000 pezzi custodisce mummie, gioielli, statue e il leggendario tesoro di Tutankhamon. È come camminare tra interi capitoli dell'umanità. Tra i corridoi silenziosi si vedono volti scolpiti nella pietra che hanno attraversato millenni intatti, occhi che ancora ci fissano, con mistero, con potere, con qualcosa che sfida ogni spiegazione. Ma per sentire il vero Cairo bisogna perdersi. E il posto migliore per farlo è il Bazar Khan El Khalili. Un labirinto di colori, voci, incensi, tessuti e incanto. Lì il tempo scorre lentamente. Le mani modellano pezzi in rame, l'argento brilla sotto lampade sospese. I venditori chiamano con simpatia, offrendo tè con trattazione e un sorriso che vale più di qualsiasi ricordo. In ogni vicolo una storia, ad ogni angolo un eco dell'antica città islamica. Il Cairo non è fatto di viali, è fatto di incontri, di sensi, di contrasti che convivono in armonia. Sopra il centro antico si erge la cittadella di Saladino, una fortezza medievale con vedute che abbracciano l'intera città. Lì il tempo sembra essersi fermato, solo per permetterti di contemplare. Il Cairo è suono, è polvere, è oro, è silenzio a mezzogiorno nella moschea e musica per strada al tramonto. È un bicchiere di tè fumante nel mezzo di un mondo in movimento. Un invito a perdersi, per ritrovarsi. È impossibile non commuoversi nel comprendere che in mezzo alla modernità il Cairo porta lo spirito dei suoi antenati. Gli occhi che camminano oggi riflettono ancora la luce delle torce che accendevano i templi. E quando pensi di aver visto tutto, il Cairo conserva il suo più grande segreto per la fine, qualcosa che non è nascosto, è davanti agli occhi di tutti, ma così colossale che sembra irreale. Preparati a lasciare le strade vibranti della città e a camminare fino al limite tra il concreto e l'eterno, perché il prossimo capitolo ci porta alla Piana di Giza, dove l'impossibile fu costruito nella pietra. Le piramidi di Giza, monumenti eterni. Esse compaiono all'orizzonte come se fossero parte del cielo, tre giganti di pietra, saldi come montagne ed enigmatici quanto il tempo. Le piramidi di Giza, monumenti che sfidano la logica e piegano la ragione. Quella di Cheope, la più grande, si erge con più di 140 metri di altezza,
sono stati necessari oltre 2.300.000 blocchi. E ancora oggi nessuno sa esattamente come li hanno spostati, come li hanno incastrati, come hanno raggiunto l'impossibile. Accanto ad essa, Scefrene e Micerino completano la triade sacra, ognuna con la sua personalità, la sua energia, la sua funzione sconosciuta. Sono tombe, osservatori, portali. Costruite più di 4.500 anni fa, le piramidi hanno resistito a guerre, tempeste e al tempo stesso e rimangono lì come se aspettassero qualcosa o qualcuno. Camminare attorno a loro è più che turismo, è meditazione. È chiedersi ciò che gli occhi non vedono, è cercare di capire il linguaggio delle pietre, il silenzio dei secoli e il peso dell'eternità. Non esiste costruzione sul pianeta che provochi lo stesso impatto, non per la grandezza, ma per l'anima. Perché le piramidi non furono fatte solo con la forza, furono fatte con la fede, con qualcosa che forse l'umanità ha dimenticato. La precisione matematica dei loro allineamenti, l'incastro millimetrico delle pietre e l'orientamento astronomico perfetto fanno grattare la testa agli scienziati e aprire il petto ai poeti. Forse non sapremo mai tutto. Forse è proprio questo lo scopo, che rimangano come promemoria, che ci sono forze che il tempo non cancella, che l'uomo è capace di toccare il cielo quando alza le mani con riverenza. Al tramonto, le piramidi si trasformano. Le loro ombre si estendono come braccia eterne, abbracciando il deserto. È impossibile non commuoversi, è impossibile non ringraziare. Molti hanno già tentato di spiegare, altri preferiscono solo contemplare. Ciò che conta è che loro sono lì, salde, silenziose, inamovibili, come un patto tra la terra e il cielo. E quando pensi di aver visto tutto, ti accorgi che accanto a loro c'è qualcosa di ancora più enigmatico. Un guardiano di pietra, un volto calmo su un corpo di bestia. Colui che vigila sul tempo, senza dire una parola. Nel prossimo capitolo ci fermeremo davanti alla più antica e misteriosa statua monumentale del pianeta, la Grande Sfinge, un enigma scolpito nella roccia, una presenza silenziosa che ancora oggi sfida il mondo. La Sfinge, guardiana silenziosa del tempo. Lei non parla, non ha mai parlato, ma la sua presenza riecheggia da millenni nel silenzio. La Sfinge di Giza, il più antico enigma scolpito nella pietra, ancora senza risposta.
corpo di leone e volto umano, riposa davanti alle piramidi come una sentinella eterna, con occhi che osservano ma non giudicano, con labbra sigillate, come se custodisse un segreto che il tempo ha rifiutato di rivelare. Scolpita direttamente nel letto roccioso dell'altopiano di Giza, la Sfinge è alta circa 20 metri e lunga più di 70 metri. È così grande che da vicino sembra viva. Ma chi l'ha fatta? Perché? E cosa rappresenta? Sono domande a cui nessuno ha saputo rispondere con certezza. Alcuni dicono che custodisca l'ingresso di regni sacri, altri che osservi l'eternità. C'è chi crede che la sua origine preceda le piramidi, che sia stata scolpita da una civiltà precedente, dimenticata nelle sabbie della storia. Un messaggio lasciato da chi sapeva che un giorno avremmo dimenticato. Qualunque sia la verità, la Sfinge rimane intoccabile, maestosa e solenne, come se ogni granello di sabbia intorno a lei fosse parte di una memoria che non vuole svanire. All'alba la luce tocca il suo volto con riverenza e in quell'istante fugace sembra che si risvegli, come se aprisse gli occhi per un secondo e tornasse a dormire. Gli antichi egizi la chiamavano Hor-em-Akhet, Horus all'orizzonte, un simbolo di rinascita, di transizione, di vigilanza sacra, un promemoria che il divino osserva, sempre. E forse è questo ciò che colpisce di più. La Sfinge non si impone, non pretende, semplicemente esiste, presente, silenziosa, inamovibile. Migliaia passano davanti a lei ogni anno, ma pochi la vedono davvero, perché non è fatta solo di pietra, è fatta di tempo, di mistero e di un silenzio che riecheggia più forte di qualsiasi suono. E forse in fondo sta aspettando che qualcuno comprenda, che qualcuno ascolti con il cuore, perché certi segreti non sono rivelati agli occhi, sono sussurrati all'anima. E mentre lei vigila, il deserto si muove lentamente, il tempo passa, le civiltà cambiano, ma la Sfinge rimane, custodendo non l'Egitto, ma l'essenza stessa dell'eternità. Al termine di questo viaggio in un Egitto nascosto, non te ne vai con risposte, te ne vai con occhi nuovi. E forse questa è la ricompensa più grande. Ma prima di proseguire, hai già verificato di essere iscritto qui al canale Il Nostro Pianeta? Unisciti a noi per altri viaggi come questo, altre scoperte, altri segreti rivelati, altri luoghi che trasformano. E parlando di trasformazione, ciò che vedrai a seguire è una terra dove il cielo ha toccato la terra. Miracoli, incontri e passaggi eternizzati. Hai conosciuto l'Egitto delle meraviglie nascoste, ma ora immagina di camminare dove i miracoli sono accaduti, dove il tempo si è fermato e l'Eterno
si è fatto presente. Ciò che segue non è solo un viaggio, è un'esperienza che può cambiare il tuo modo di vedere il mondo. Il documentario sulla Terra Santa ti sta già aspettando. Clicca ora sullo schermo e guarda con i tuoi occhi dove tutto è accaduto. Rimani con noi e scopri lo straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.